Queste sono le note che apriranno nuova stagione 2026-2027 del Teatro Regio di Torino. Cavalleria rusticana in accoppiata con Pagliacci e a seguire una specie di mini festival tutto dedicato al verismo. 4 grandi opere di 2 grandi autori italiani accoppiati dalla tradizione, Mascagni e Leoncavallo, Cavalleria e Pagliacci, ma decisamente da riscoprire nel resto della loro produzione. Nello specifico a Torino potrete ascoltare Iris di Pietro Mascagni e La Bohème, stavolta non di Puccini, non ce ne voglia, ma di Ruggero Leoncavallo. Avrò il piacere di dirigere tutte le recite di questi 4 titoli. Il verismo, per meglio dire la giovane scuola, sono una mia grande passione nell'ambito del repertorio operistico. Mascagni e Leoncavallo mi appassionano particolarmente. Conosciamo tutti piuttosto bene Cavalleria e Pagliacci con le loro tinte così italiane, mediterranee, questa passionalità accesa, a tratti addirittura violenta. Mentre invece forse da riscoprire è la dimensione del resto della loro produzione. Con Iris troviamo, a mio avviso, il Mascagni del vero capolavoro. Non ci dobbiamo dimenticare che Cavalleria, in fin dei conti, è il primo grande successo di Mascagni, è il suo primo titolo operistico e quindi ha avuto modo lui stesso di maturare e di sperimentare moltissimo. E con Iris, da un punto di vista musicale, siamo di fronte a un grande lavoro che sfrutta tutti i colori dell'orchestra e tutte le conquiste armoniche della composizione internazionale dell'epoca. C'è l'influenza di Wagner, ma anche degli impressionisti francesi, senza mai lasciare questa ispirazione melodica geniale che sembra quasi estemporanea, così che sgorgava da Mascagni come una fonte pare inesauribile di melodie e che ritroviamo anche in quest'opera. Con la Bohème di Leoncavallo invece scopriamo un autore raffinatissimo, e la raffinatezza non è sempre associata e riconosciuta a Pagliacci, per esempio. Con la Bohème siamo in un mondo molto più francese e con una lettura estremamente fedele di quelle che sono le scene della vita bohemienne di Murger, l'ispirazione originale tanto di Puccini quanto di Leoncavallo. E qui troviamo appunto un mondo che si muove a metà strada tra l'operetta, il citazionismo di una musica galante, quasi settecentesca, un po' come nella commedia dei Pagliacci, per arrivare poi ad accenti molto più appassionati e ovviamente a tratti un po' brutali che solitamente riconosciamo nel Leoncavallo più verista. In tutte queste 4 opere meravigliose, la figura femminile è decisamente centrale. Lo sappiamo bene in Cavalleria e in Pagliacci, povera Santuzza e la povera Nedda sono al centro delle vicende, si stagliano come figure che da piccole protagoniste di una piccola realtà del sud Italia assurgono a una dimensione quasi universale grazie alla potenza della musica di questi 2 autori geniali. Santuzza diventa una figura quasi tragica del teatro greco e Nedda ci lancia in faccia con grande violenza e con grande passione il suo desiderio di libertà e lo canta esplicitamente, una libertà purtroppo schiacciata ancora una volta dalla violenza proterva di un uomo che non sa capirla e non sa ascoltarla veramente. Al contempo in Iris abbiamo un'esplorazione della femminilità molto diversa, abbiamo il fascino ovviamente per l'Estremo Oriente, per il Giappone, che si affaccia per la prima volta all'Italia, che viene fatto conoscere al grande pubblico forse per la prima volta proprio grazie a quest'opera, e ben prima che l'opera italo-giapponese più famosa di tutti i tempi, Madama Butterfly di Puccini, veda la luce, probabilmente ispirata proprio da questo lavoro di Mascagni. E Iris è, al contrario della femminilità ferina di Santuzza e di Nedda, una femminilità idealizzata di bambina che si affaccia al mondo degli adulti, ed è un mondo che è oscuro, perverso e che cerca in ogni modo di rovinarne l'incanto della purezza. Tutto questo dipinto con colori accesissimi, è una favola dark, bisogna dire, Iris, che si ispira moltissimo alla iconografia, per esempio, di Hokusai e di tutti
le stampe giapponesi che cominciavano a circolare all'epoca in Europa e che sicuramente Illica, il librettista, e Mascagni conoscevano molto bene. Basti pensare all'Aria della piovra, ispirata proprio a un dipinto di Hokusai, Il sogno della moglie del pescatore, che vi consiglio di guardare solo se siete maggiori di 18 anni, perché il senso profondo tanto dell'aria quanto di quel dipinto sono piuttosto hardcore. E nella Bohème invece abbiamo uno sguardo molto rivoluzionario della femminilità, anche qui che cerca libertà, che cerca indipendenza, in maniera quasi rivoluzionaria. Questo gruppo di bohemienne, che nella versione di Puccini è un gruppo di così, artisti squattrinati, guardati con un occhio estremamente accondiscendente, un po' malinconico. Forse Puccini pensava già a una gioventù che vedeva svanire nel passato. Con Leoncavallo invece abbiamo la forza dirompente di un gruppo che si muove compatto contro le convenzioni borghesi e contro una società che non ne capisce questi valori di libertà, tanto nella vita di tutti i giorni quanto nei rapporti di coppia. Leoncavallo si concentra su Marcello e Musetta, a differenza di Puccini, che si innamora di Mimì e di Rodolfo, e vediamo questo rapporto di coppia estremamente aperto, possiamo dire, con questi due amanti che si lasciano e si ripigliano in continuazione, e con Musetta che diventa simbolo di assoluta libertà, certamente volitiva e capricciosa, ma tanto più forte quanto veniva messa in scena in un'epoca dove non tutte le donne certamente avevano la libertà di scegliere ogni giorno ciò che volevano. Non mancate l'appuntamento con questo piccolo festival sul verismo che vi proporrà presto il Teatro Regio di Torino, un'occasione più unica che rara di ascoltare due opere assai raramente eseguite dal vivo, che meritano di essere ascoltate in sala e scoperte grazie a due messe in scena assolutamente spettacolari e contemporanee. Vi aspettiamo.